Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Beh, arriviamo dopo Bomber, direi che è perfetto, giusto? Ciao Roby, ben trovato e ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Ringraziamo ancora Franz Colini per l'assist, insomma, che ci ha fornito proprio per questo passaggio di consegne con il brano Bomber. Il pagante, con qualche citazione anche alla partita di pallone di Rita Pavone, mi sembra di aver sentito nel testo. Corretto. Siamo già alla 7ª puntata, siamo praticamente al giro di boa, perché faremo puntata anche lunedì di Pasquetta, perché ci sarà Cesena Sud Tirol alle 12:30 e quindi sarà quella la puntata numero 9. Oggi puntata numero 7 è la puntata della resurrezione del Cesena, che anticipa anche la Pasqua, senza voler essere blasfemi, insomma, perché è stata una vera e propria risurrezione. Saluto Lorenzo qui al mio fianco, ben trovato. Ciao Lorenzo, anche ciao, tu vedo che smagli un sorriso a 32 denti, quindi ma parleremo anche del successo di Bezzecchi in Brasile nel MotoGP, parleremo della nostra nazionale che sarà impegnata giovedì negli spareggi, insomma, per poter tornare a disputare il mondiale. Accenniamo anche alla vittoria di Pogačar, che è caduto, si è rialzato, è salito sulla bicicletta, è andato a prendere l'avversario e poi lo ha battuto allo sprint finale. Poi nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo anche di futsal, di calcio a 5, e avremo anche un collegamento con il delegato regionale Alessandro Del Rico, insomma, da Bologna, che ci farà un po' il punto della situazione delle formazioni romagnole, e parleremo anche della futsal di Cesena, che venerdì sera ha vinto, guadagnando matematicamente l'accesso ai playoff. Insomma, una puntata anche oggi piuttosto piena, piuttosto densa di gol. Partiamo proprio con Lorenzo a parlare di questa resurrezione. È il termine giusto, insomma, per definire la vittoria del Cesena sul Catanzaro in rimonta? Io direi di sì, una vera e propria resurrezione, finalmente la prima in casa di Ashley Cole davanti al Manuzzi, davanti alla Curva Mare, davanti al pubblico bianconero. Che dire, non si poteva chiedere di meglio, no? Una bella vittoria contro il Catanzaro 3-1, una formazione ostica che veniva da un grande periodo di forma. Il Cesena invece veniva da tutt'altro periodo, nelle ultime 8 gare erano arrivate 5 sconfitte, solamente 3 pareggi. Una vittoria che comunque blinda il posto del Cesena ai playoff, perché appunto adesso i bianconeri hanno 43 punti, inseguono Carrarese e Avellino 39, il Cesena è sempre ben saldo all'ottavo posto. Era partita forse nel peggiore dei modi la partita contro il Catanzaro, aleggiavano sul Manuzzi i fantasmi di Mantova, no? Con il gol di Liberali, un gol quasi capolavoro, no? Lui si alza la palla con un sombrero, scavalca Bisoli e poi appunto tocca beffando Klinsmann. Cosa che tra l'altro Liberali, piccola curiosità, con Cesena l'aveva già visto, ma a Martorano, perché l'anno scorso era a Martorano per giocare contro il Cesena Primavera con il Milan Primavera, era sceso in campo nella seconda frazione, nella partita vinta dalla Primavera del Cesena 2-0 con gol di Giovannini e gol di Nielsen, bel destro di Giovannini, gran gol di Giovannini su tocco di Castorri. Insomma, il Cesena poi nella seconda frazione, Cole, qual è stato il suo merito, l'ha vinta con i cambi sostanzialmente. Il 4-2-3-1 di Cole, che diciamo è diventato più compatto nella seconda frazione con l'ingresso di Cerri per Vrioni e Olivieri per Cervo. Spendi si è sempre più, diciamo, avvicinato a Cerri, più accentrato, e proprio Cerri è stato il giocatore determinante, il giocatore che poi alla fine ha preso per mano il Cesena, ha preso per mano Ashley Cole, l'ha condotto verso la vittoria. Prima ha segnato la rete del pareggio su calcio d'angolo di Bastoni, sponda di Olivieri e appunto tocco vincente di Cerri. Poi è arrivato anche meritatissimo, a mio parere, il gol di Piacentini, che quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto, e il gol è una bella soddisfazione, no? per il difensore. E poi abbiamo chiuso con Berti, che aveva fatto l'assist a sua volta per a Piacentini. Stavolta Cerri appunto si è travestito da assist man, ha dato un gran pallone per Berti, che con il destro ha concluso in rete. Bellissima l'immagine finale di tutti i giocatori abbracciati, no? Nel cerchio di centrocampo, con Cioffi che parla, e poi l'urlo che interrompe quasi a voler dire finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, tanta soddisfazione, e tutti ad abbracciare anche Ashley Cole. Esatto,
esatto, e anche Ashley Cole sotto la curva mare. Sotto la curva mare. Senti, Certo. però dobbiamo rimanere coi piedi per terra, adesso ci sono 2 settimane per poter lavorare, perché poi il giorno di Pasquetta, come dicevo prima in apertura, ospitiamo l'ex Fabrizio Castori con il suo su Tirol, che aveva fatto una striscia importante di risultati. Adesso non dico che arranchi un po', però naturalmente sente l'avvicinarsi della fine della stagione, quindi la permanenza in Serie B. Credo che l'obiettivo della formazione bolzanina, insomma, sia quello di mantenere la categoria, per cui ovviamente pochissimo manca anche a Fabrizio Castori, che salutiamo per questo arrivo in Romagna il giorno di Pasquetta, però bisogna mantenere, ripeto, i piedi per terra e non lasciarsi andare all'entusiasmo. Certo, è sempre tenero, no? Giocare contro Castorri, ospitarlo al Manuzzi davanti alla fine a quello che è il suo pubblico, no? Tra l'altro ho visto un'intervista molto, molto bella che ha fatto Panini a Castorri, e sai, nel centro sportivo del Sud Tirol, che tra l'altro mi sembra anche un discreto centro sportivo, ci sono stato. C'è sulla parete del centro sportivo, nella zona palestra, diciamo, il motto del Sud Tirol: "Your only limit is you", in inglese, il tuo unico limite sei tu stesso, te stesso. Quindi... E poi all'ingresso degli spogliatoi c'è anche una, diciamo, porta telefonini, tante tasche con i numerini chiaramente dei giocatori, che quando entrano negli spogliatoi lasciano il telefonino lì. Insomma, si dovrebbe fare così anche a scuola, insomma, vuole concentrazione, altri ambienti. Bene, siamo già alle 19:15, salutiamo i nostri 3 compagni di avventura, l'Apart Hotel Romea e a Cesena in via Romea 605. È un appartamento perché ogni stanza ha un angolo cucina dove puoi cucinare le tue cene, ma è anche un hotel che ti cambia la biancheria tutti i giorni, ti offre una colazione di qualità in stanza. Romea Apart Hotel in via Romea 605 è il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Poi c'è il rifugio agriturismo di Daniela, è un luogo di tradizione romagnola situato nel cuore della campagna cesenate. Vini, olio extravergine, ortaggi di produzione propria diventano protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità. Immerso nella natura, un luogo autentico, tradizione e ospitalità, è consigliata la prenotazione. Poi c'è la Rosa dei Venti, il nostro amico Vito con tutti i suoi amici dello staff, che offre sempre piatti ottimi di carne e di pesce, pizza cotta nel forno a legno, un'ottima location a Fornimpopoli nella tangenziale esterna in via Berlinguer 57, aperto tutti i giorni a pranzo e la sera dal giovedì alla domenica. Bene, a questo punto diamo spazio alla pubblicità, poi torniamo sentendo i nostri amici da Ravenna e da Forlì per sentire cosa è successo in Serie C. Sì, Daniele Magnani, ma aiutato e supportato da uno staff di prim'ordine di giornalisti. Anzi, pigliamo l'occasione per salutare Fabio Casadei proprio di Diogene Sport, perché è in edicola il nuovo numero. Poi ci parlerà anche il nostro amico Emiliano, che ha detto copertina indovinata di Diogene Sport, perché proprio ritrae Bezzecchi. Va bene, comunque rimaniamo sul pianeta calcio, perché abbiamo già sentito che abbiamo in linea da Ravenna Sandro Camerani. Bella vittoria del Ravenna, che consolida più che mai il terzo posto in classifica, una classifica che dice che comunque il Ravenna, Sandro, ho visto 13 punti sulla coppia delle quarte, il Pineto e il Campobasso, insomma, quindi comunque al di là del fatto che Ascoli e Arezzo vanno fortissimo, il Ravenna va molto forte. A te, Sandro. Sì, in effetti mancano credo 3 punti alla matematica del terzo posto. Il quarto posto è molto più lontano del primo e del secondo, ma a questo punto è chiaro che Ravenna bada esclusivamente a chiudere bene il campionato per preparare i playoff nel modo migliore. Col Livorno è stata una prova convincente, un buon primo tempo, anche se sono mancati gol. Nel secondo sono arrivati 2 reti, potevano essere di più, però comunque è stata una partita molto ben gestita contro un avversario abbastanza deludente. Rispetto alle uscite precedenti, in particolare a quella di Ascoli e a quella
in caso con la Pianesi è stato un Ravenna sicuramente in crescita, sta ritrovando piano piano tutti gli infortunati. All'appello manca solo Viola, che potrebbe rientrare in gruppo questa settimana e magari tornare a disposizione nel giro di 10-15 giorni al massimo, e poi ci sarà da preparare il playoff, sperando che non ci siano intoppi a livello di infortuni come quelli che hanno caratterizzato un po' il girone di ritorno, nel quale il Ravenna è quinto in classifica se si considera appunto solo i punti conseguiti nel girone di ritorno. Ecco, questo sarà importante proprio l'aspetto infortuni, perché se dovessero capitare degli infortuni in questo momento della stagione, insomma, ecco, vorrebbe dire playoff, insomma, per chi eventualmente avesse di questi problemi, insomma, playoff fortemente a rischio. Prossimo appuntamento, Sandro? Allora, domenica sera alle 20:30 a Gubbio. A Gubbio, ok. Gubbio Ravenna, sì. Bene, forza ancora Ravenna, e sentiamo, giriamo pagina, come sempre diciamo, dal colore giallo-rosso del Ravenna passiamo al bianco-rosso del Forlì, che invece purtroppo, ahimè, Franco Pardolesi è in linea, ha beccato, insomma, con lo stesso risultato, però in negativo proprio contro la quarta forza del campionato, il Campobasso. Dici un po' com'è andata. Ma è stato un peccato, perché il Forlì ha giocato una bella partita, buttando purtroppo alle ortiche diverse occasioni sia nel primo tempo che nel secondo tempo, proprio colpendo anche una traversa, un rigore prima dato poi negato, ma anche altre occasioni sbagliate abbastanza incredibilmente. Poi nel recupero chi sbaglia paga, e infatti la squadra avversaria, il Campobasso, ci ha castigato facendo un gol al 92esimo e uno addirittura al 97esimo, e viene a casa con un 2-0, e nonostante il bel gioco non fa classifica, e quindi devi continuare a stare lì con la testa, perché ancora la salvezza non è lontana, ma non è ancora raggiunta. Quanto manca, diciamo, 5... 3-4 punti, il Forlì è a posto in queste ultime 6 partite. 6 partite a Domenica testa. pomeriggio alle 17:30 giochi in casa contro la Pianese. Ok. Insomma, abbastanza tranquilla, però nel calcio mai dire mai, quindi tutto da vedere e ancora da giocare. Va bene. Speriamo che il gioco, magari un po' meno gioco, ma un po' più concretezza, non farebbe male. Va bene, va bene. Noi ci saremo anche lunedì prossimo, e quindi speriamo che di questi 4-5 punti che ancora servono cominci ad arrivare qualcuno. se ne possa arrivare a vedere qualcuno già lunedì prossimo. Va bene? Esatto. Grazie ancora Franco, alla prossima, Buona ciao. continuazione, Grazie Franco, ciao. Robby, a te Un brano. cosa ci proponi? Bohemian Rhapsody dei Queen. Bella anche questa versione di The Braids, remix. Io prima ho detto remake, invece è il termine cinematografico, dico bene, remix. Bene. Sentiamo, abbiamo già interpellato Emiliano Tozzi, raggiante come mai, perché dalla Formula 1 al MotoGP ti sei divertito anche col MotoGP. Emiliano, vai! Ciao Daniele, buonasera, ciao Lorenzo, Ciao Roberto. Ciao. Guarda Daniele, è molto semplice, che è stata una settimana in cui la storia ha parlato anche per noi di Diogene, che abbiamo guardato questa copertina nel nostro numero del magazine, ma si trattava di essere facili profeti, anche se onestamente a ripensare a come è partito il tutto in questo weekend brasiliano, Bezzecchi si era un po' complicato la vita venerdì nel primo turno, Sì. Non entrando in Q2 anche per una condizione meteo che non l'ha agevolato, ma a me quello che ha colpito è stata la reazione che ha avuto, non facendosi prendere da quella gara di ignoranza che c'era stata in Thailandia, che l'aveva portato alla scivolata del tutto innocua nella sprint, ma proprio testa bassa, trovare l'assetto, accontentarsi come ha fatto anche il sabato nello sprint race, lasciando che il podio lo prendesse il suo compagno di squadra Martin, e poi è arrivato domenica e non ce n'è stato per nessuno. E non ce n'è stato per nessuno proprio come segno di dominio, perché il Bev ha centrato la partenza, ha preso il comando alla prima curva e l'ha lasciata
all'ultima, il che è una dimostrazione di forza di Aprilia veramente importante, considerando poi che Martina ha fatto il secondo posto, di conseguenza i 2 premi ufficiali hanno ottenuto una doppietta, e la prima Ducati ufficiale è stata quella di Marquez al 4° posto, sopravanzato anche dalla Ducati del VR46 di Di Gian Antonio. E questo secondo me, per quello che sono state le nostre considerazioni anche nelle puntate precedenti, in cui dicevamo in Brasile ci chiariremo un po' le idee su tutto quello che può essere l'andamento del campionato, ci ha messo di fronte a una Aprilia che in questo momento è dichiaratamente prima forza del campionato, perché comunque sia, se Marquez non va e il resto della pattuglia Ducati è sembrata comunque in difficoltà. Bagnaia ha finito la sua gara nella ghiaia per l'ennesima volta, il che è indice e il sentore un po' di quello che è stato anche in Honda. Quando Marquez non andava, le altre moto erano disperse nel paddock senza alcun andamento. E questo, diciamo così, per chi vive la Motor Valley nella nostra regione, tra quello che ha fatto Kimi Antonelli in Cina e quello che ha fatto ieri il BEV in Brasile, è veramente stato qualcosa da ricordare per chi è romagnolo, emiliano romagnolo. Permettetemi giusto una critica per il circuito di Goiânia e l'organizzazione, perché al di là della buca di sabato, vedere una gara accorciata di 8 giri perché si degradava l'asfalto e si sbriciolava letteralmente, dal mio punto di vista Liberty Media è meglio che si faccia i conti in tasca e faccia presente che è inammissibile che un organizzatore si faccia prendere in quella maniera. Domenica prossima si va la MotoGP a Austin e la Formula 1 a Suzuka. Vedremo che cosa ci diranno. Marquez qui ha vinto 7 volte, se non vince in America è veramente un segnale d'allarme. Bene. Vediamo se Mercedes in Giappone confermerà quello che è il suo valore anche di punto di riferimento per il campionato F1. Va bene, va bene. Lunedì prossimo, fra l'altro, campionato del Cesena Calcio fermo per gli impegni della nazionale, quindi daremo più spazio a Emiliano, che da adesso possiamo anche chiamarti Emiliano Romagnolo Tosti, se sei d'accordo. Vedete, Appennino Tosco Emiliano, mi chiamavano Emiliano Zapata, quindi insomma mio papà mi ha chiamato Emiliano per quella ragione, quindi ecco. Emiliano Romagnolo Tosti. Va bene, a lunedì prossimo, dove verrà interpellato sia per la Formula 1 che per il MotoGP. Va bene? Perfetto. Buona settimana, grazie Emiliano, ciao. Alla Salvetti? Sì, prima di passare a un brano musicale siamo in linea con Stefano Benzoni, perché il campionato di basket è un po' a singhiozzo, non ha giocato il Ravenna, abbiamo già in linea Massimo Dico Bene, mentre invece il Forlì ha un po' fatto gli straordinari e non è ancora finita, perché ha giocato sia questo weekend che poi tornerà in campo sempre, mi sembra, al palazzetto, al Palafiera, mercoledì sera. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Forlì perde un'occasione piuttosto chiotta, venendo sconfitta dalla terzultima squadra del campionato, il Grifo Wines Rumbo di Puglia, 87-84. E la ghiotta occasione che i forlivesi perdono è quella di, complice la sconfitta di 100 ad Avellino dopo 2 tempi supplementari, di poter, nel caso di una vittoria, superare la formazione centese e teoricamente essere salva per la prima volta dopo diverse settimane. Invece, nonostante la sconfitta di 100, che resta a 20 punti, Forlì perde una partita abbastanza agevole alla portata, alla portata contro la terzultima squadra del campionato, perde dopo essere stata avanti di 16 punti sul 31-15, essersi fatta parzialmente rimontare nel secondo quarto, essere andata sotto nel terzo quarto e aver perso in volata per una serie di errori sia difensivi che offensivi, e una brutta botta per la formazione forlivese, che si vede avvicinare da Ruvo di Puglia, che ora ha 18 punti, mentre Forlì è ferma a 20, così come 100, e soprattutto rimette in gioco per l'eventuale salvezza diretta la formazione pugliese,
che con 18 punti a 2 punti dalla coppia 100 Forlì può tornare in ballo. Come si dice in queste circostanze, è quasi meglio tornare subito in campo, dico pure Forlì. Infatti Forlì torna subito in campo, come tutto il campionato di Serie A2, mercoledì, perché mercoledì Forlì avrà un impegno molto ma molto difficile contro la quinta squadra del campionato, che è Avellino, che ha 36 punti, dietro la capolista Pesaro che ne ha 42, Brindisi e Fortitudo 40, Scafati 38, poi Avellino è la quinta 36 insieme a Rimini, a Verona e a Rieti. Avellino reduce da 6 vittorie consecutive, poi domenica andrà a Scafati contro la quarta squadra del campionato, quindi 2 impegni sulla carta per la formazione del coach Antimo Martino. L'ideale sarebbe vincerne almeno una di queste 2 partite, se non tutte e 2, però la Forlì vista a Ruvo avrà un compito molto ma molto difficile. Bene, ci racconterai lunedì prossimo come sono andate queste 2 partite, mercoledì sera appunto in casa, mentre invece domenica prossima fuori casa, ok? Esattamente. Grazie Massimo, a presto, buona settimana anche a te. Prima di dare la linea a Robby, al nostro regista, salutiamo ancora i nostri 3 amici sponsor, Apart Hotel in via Romea a Cesena, al 605 di via Romea. È il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel, perché in ogni stanza l'appartamento ha l'angolo cucina dove puoi cucinare, ma è anche un hotel che ti cambia biancheria tutti i giorni e ti offre la colazione in stanza di qualità. Romea Apart Hotel in via Romea 605, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Poi il rifugio agriturismo della nostra amica Daniela è un luogo di tradizione sulle colline romagnole sopra Calisese, con prodotti quali vino, olio extravergine e ortaggi di produzione propria che diventano i protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità, immerso nella natura, accogliente e familiare. Agriturismo Il Rifugio è consigliata la prenotazione. Poi c'è la Rosa dei Venti a Forno in Popoli, sulla tangenziale esterna in via Berlinguer 57, aperto tutti i giorni a pranzo e alla sera, dal giovedì alla domenica. Potrete gustare ottimi piatti di carne, di pesce e anche la pizza cotta nel forno a legna. La Rosa dei Venti. A te la parola, ci fermiamo 2 minuti. Cosa mi fai? Bellina, D'Argent amico, il nostro amico D'Argent amico. Sì, dopo la palla spicchi passiamo alla palla da volley. Mi sembra che sia andato un weekend positivo. Partiamo da Massimo Montanari da Ravenna e poi dopo sentiremo Valerio Rustignoli. Vai Massimo. Eccomi qua, buonasera a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento sportivo e direi sì, confermo che è stato un ottimo weekend, direi un'ottima settimana, perché nelle 3 partite in 8 giorni la Corsa Ravenna è riuscita a portare a casa altrettante vittorie, che sommate a quella della domenica precedente fanno 4 successi nelle ultime 4 partite, 5 nelle ultime 6. La classifica è rimasta immutata perché hanno vinto anche le dirette avversarie, ma un po' si sapeva, visto il turno relativamente difficile che attendeva le 3 rivali, quindi è una giornata dalla fine. La Consar è quarta in classifica con un punto di distacco dalla coppia formata da Brescia e Prata, e a 3 dalla capolista Pineto, che sarà domenica al Pala de André per uno scontro diretto davvero importante, ma soprattutto per la squadra abruzzese, perché Ravenna, anche vincendo con tutte le combinazioni possibili, non potrà comunque concludere al primo posto, ma il suo risultato ovviamente orienterà poi il piazzamento di Brescia e Prata, impegnate tutte e 2 in trasferta. Si è definita anche il gruppo delle squadre che partecipano ai playoff. Il turno di ieri ha permesso di scremare un po' il grande equilibrio
che ha caratterizzato questo campionato, quindi l'ultima giornata servirà solo per definire appunto le prime 4 posizioni, chi arriva settima e chi arriva ottava, e poi e questo ovviamente per determinare la griglia dei playoff che cominceranno il 12 di aprile. C'è un appuntamento goloso però che stuzzica le motivazioni in casa ravennate, ed è la Supercoppa. Se Pineto, che ha già vinto la Coppa Italia, arriva prima, libera il suo posto per la Supercoppa, la seconda della regular season, quindi c'è un obiettivo che Ravenna, vincendo contro la squadra abruzzese, potrebbe provare a coronare, ma devono verificarsi concomitanti risultati negativi di Brescia e Prata. È il tempo anche dei calcoli, ci si può divertire anche così, resta il fatto comunque di una stagione davvero molto positiva della Consa Ravenna, che anche quest'anno si conferma tra le Big Four del campionato di A2, dopo il terzo posto della stagione passata e il quarto di quella precedente. Bene, riepiloghiamo l'appuntamento al De André, al Pala De André, domenica. Sì, ore? Domenica 29 marzo alle 18 al Pala De André, Consa Ravenna contro Abba Pineto. Perfetto, e poi playoff dal 12 aprile in avanti. Grazie. Grazie mille Massimo, buona settimana, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao. A questo punto giriamo invece per quello che riguarda il mix di volley femminile, Ravenna Cesena, Forlì, Riccione, col contributo di Valerio Rustignoli. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, bentrovati all'appuntamento di oggi, insomma, per fare il punto sui risultati della settima giornata del girone di ritorno del campionato di B1 femminile di pallavolo, un turno che è stato senza dubbio piuttosto positivo per le formazioni romagnole, a partire dalla capolista Ravenna che si è imposta al Palacosta per 3-0 contro Montespertoli, in una partita insomma sempre guidata dalle ragazze di Coach Rizzi, che hanno insomma conquistato i 3 punti e consolidato il primo posto in classifica, anzi allungando sulla seconda della classe Ripalta, che ha vinto sì, ma solo al tie break sul campo del Villa Romiti di Forlì contro la Life 365.eu. La formazione forlivese ha perso in maniera estremamente netta il primo e il quarto set, entrambi vinti dalla formazione lombarda per 25-11, mentre il secondo e terzo set sono stati conquistati da Folle e compagni, che hanno così conquistato un punto prima di cadere al tie break. Un punto importante per la classifica, perché permette alla formazione forlivese di agganciare in classifica sia il centro volley reggiano, sconfitta ad Ostiano per 3-1, che Riccione, sconfitta a sorpresa sul campo di Scandicci per 3-1 contro il fanalino di coda, e che permette così alla squadra forlivese di andare a ricucire rispetto al gruppo al terzultimo posto, tenendo in considerazione anche San Giorgio, appena un punto sopra in classifica alle 3 squadre predette. San Giorgio che nell'ultimo turno ha perso per 3-1 sul campo del Pala BCC Romagnolo contro l'Elettromeccanica Angelini, che ha conquistato così un successo importante che le permette di portarsi in questo momento sul +5 rispetto alla zona retrocessione. Nel prossimo turno ci sarà un derby sul campo di Riccione, dove la Lasersoft ospita la capolista Ravenna per provare a riscattare la sconfitta dell'ultimo turno. Partita molto importante, sempre nella chiave salvezza, anche a Reggio Emilia, dove l'Elettromeccanica Angelini andrà ad affrontare il centro volley reggiano per cercare un successo che potrebbe consolidare la classifica della formazione allenata da Lucchi e, come dire, avvicinare in maniera importante la salvezza. Interessata osservatrice di queste 2 partite sarà anche la Libertas Forlì, impegnata sul campo di Montespertoli per una trasferta ostica, ma comunque alla portata della formazione forlivese, che cerca punti importanti per la salvezza. La salvezza che insomma vede 4 squadre in appena un punto, e che insomma, ricordiamo, la terzultima per cercare di salvarsi deve mantenere almeno 2 punti o meno di scarto dalla quartultima. In quel caso non ci sarebbe retrocessione diretta, bensì un turno di play-out, quindi sarà bagarre per la salvezza fino alla fine, mentre invece la classifica Ravenna dovrà continuare a confermare il proprio passo
per cercare di conquistare un passo per l'A3 del prossimo anno, al netto di quelle che insomma sono le difficoltà da un punto di vista organizzativo e societario affrontate dalla formazione giallorossa in questa stagione. Buonasera a tutti, alla prossima settimana. Il nostro Roby è sempre provocatorio, dammi un bacio, siamo a 3 metri di distanza, come facciamo? Esatto. Senti, questa sera sono in vena di attribuzione, stiamo parlando di rugby, poi ci collegheremo anche per il calcio a 5, per la futsal con Alessandro Del Rico, però Marco Zuccherelli in linea, che direi ti affibbi un altro nome, Marco Felice Zuccherelli, perché lo dici tu? Vai. Buonasera amiche e amici di Radio Centrale. Effettivamente festeggiamo uno dei pochi double della stagione, ovvero vittoria sia della squadra maschile che quella femminile. Le ragazze vincono a Parabiago con il CUS Milano, la squadra cadetta, e consolidano la seconda posizione, 29-32 risultato finale. Il campionato finisce qui con la seconda posizione, non accedono ai playoff per andare in Serie A Elite, però consolidano la seconda posizione, rimangono in Serie A1 e ci ritroveranno sicuramente il prossimo anno. I ragazzi tornano a cantare dopo 8 giornate in Romagna Mia, e al termine della partita a Badia Polesine vincono questa volta non subendo la rimonta, vincono per 31-36. Il primo tempo si era concluso a favore dei padroni di casa 21-7, poi i giallorossi hanno ribaltato la situazione, hanno subito il ritorno fino al 31-36 a 5 dalla fine dei padroni di casa, ma sono riusciti a tenere duro e finalmente, come detto, dopo 8 giornate, dopo 8 sconfitte, tornano alla vittoria. Per quello che riguarda i ragazzi, la posizione è sempre la penultima, 28 punti in classifica. E niente, mancano ancora alcune partite, mancano ancora 2 partite. Settimana prossima arriverà a Cesena la capolista paese, sarà una ottima occasione per vedere un rugby di altissimo livello, per cui tutti presenti allo stadio del Montefiore. Bene, ci sentiremo anche con te lunedì prossimo, ripeto, dove magari avremo possibilità di darti anche più spazio, proprio perché il calcio del Cesena sarà fermo. Quindi grazie ancora a Marco Felice, come secondo nome, Zuccherelli, almeno per questa settimana. Dopo la prossima settimana vedremo. Anche a te tanti auguri di buona settimana e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao Marco. Ciao, lunedì. Allora, siamo già in linea con il caro amico Alessandro Del Rico. Quando si parla di calcio a 5, quello che una volta era il calcetto, si parla di futsal, perché adesso il calcio a 5 si chiama futsal. Prima di parlare con Alessandro Del Rico, che è disponibile, gli chiedo scusa per il ritardo leggero sulla tabella di marcia, ma abbiamo cominciato un pochino oltre le 19, parliamo brevemente della formazione di Cesena, che è la squadra più in alto, diciamo, di livello, che sta svolgendo il campionato di A2 Elite, e dopo la vittoria per 6-2 venerdì scorso contro l'MGM 2000 è approdata matematicamente ai playoff a 2 giornate dal termine, e naturalmente venerdì prossimo sarà fermo il campionato. Venerdì 27 proprio la Futsal Cesena sarà impegnata nella semifinale contro il Benevento, mentre l'altra semifinale di Coppa Italia della 2 d'Elite sarà tra Atletico Canicattì contro Vintur Italy Petrarca. Poi alla domenica 29 invece finalissima tra appunto le due vincenti, le semifinali, in diretta alle 14, oltre che su YouTube anche su Sky Sport. Poi, prima di sentire dalla viva voce di Alessandro Del Rico, che è già in collegamento con noi, ricordiamo che comunque la Romagna ha messo un'altra squadra in A2 d'Elite, che è il Russi, che ha stravinto il proprio campionato, anche se purtroppo ieri ha lasciato la Coppa Italia a un'altra squadra, e quindi comunque quest'altro anno probabile che la Futsal Cesena e il calcio a 5 Russi siano addirittura nello stesso regione. Ridò il benvenuto ad Alessandro Del Rico, ripeto, delegato regionale della Lega Nazionale di Dilettanti di Bologna Calcio a 5. È un amico perché è da 40 anni, quando io ancora mi divertivo a fare l'allenatore di calcio a 5. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao Daniele, buonasera, grazie. Grazie a te per essere disponibile da Bologna. Com'è il calcio a 5 a livello di C1 e C2?
per la nostra Romagna? Beh, direi che oltre alle notizie positive che hai dato tu del Cesena e del Futsal Russi, possiamo parlare anche di buoni risultati per i campionati regionali, perché il Forlì Calcio a 5 si è qualificato e disputerà il playoff la prossima settimana. Questa settimana, sabato 28, giocherà in casa contro il Futsal Gatteo alle 15 alla palestra di San Martino in Strada, sì. palestra Maravini. Poi per quanto riguarda la C2, hanno terminato la fase regolare del campionato a pari punti la Polisportiva 1980 e lo Sporting Bagnacavallo. Ok. E anche loro dovranno disputare uno spareggio sempre il 28 di marzo, sempre a Forlì alle 18, quindi per chi vuole andare a Forlì sabato, 2 gran belle partite di calcio a 5. Bene. Per quanto riguarda la Serie D, abbiamo l'Erba di Riolo Terme che si è qualificata per i playoff, e anche loro giocano a Riolo il 28, così come il Mezzano che si è qualificata anche lei nei playoff di Serie D, quindi direi un momento positivo. Bene, e tra un po' ci sarà, immagino, visto che andiamo incontro ad aprile, maggio, anche il torneo delle regioni. Quando è in programma, sai già? Ci stiamo preparando, partiremo il 24 di aprile, le partite si giocheranno dal 25 di aprile al 1 di maggio nel Lazio e noi siamo a Terracina. Ah, bene. Con l'Under 19, con la femminile, con l'Under 15 e con l'Under 17. Ti ricordi nel 1992 quando abbiamo fatto il torneo delle regioni in quel di Sicilia, a Palermo? In Sicilia siamo arrivati terzi e abbiamo perso la semifinale con le Marche sotto il diluvio, perché allora si giocava all'aperto. Esatto. Io ero il vice allenatore di un altro nostro amico che purtroppo ci ha lasciato, Raffaele Mannucci, che è stato una pietra miliare insieme a te, insieme al povero Alfonso Velez. Insomma, parliamo di tanti anni fa, ma possiamo essere orgogliosi. Quella trasferta la ricordo con grande piacere, avevamo un gruppo di amici con una squadra che tutti dicevano scarsa, invece facevamo dei grandi risultati. Sì, c'era il povero Renzo Cerè, insomma, e poi avevamo un vice allenatore, insomma, in panchina, quindi va bene. Grazie mille di questo, diciamo, tuffo nel passato. Insomma, comunque la futsal sta andando molto bene a Cesena, sta andando discretamente bene anche in Romagna, appunto nel Ravenate, Bagnacavallo, Russi, realtà molto importanti. Ti ringraziamo ancora per questo intervento. Io ti ringrazio te, quando mi volete ci sono sempre. Va bene, noi andremo avanti fino a grosso modo a metà maggio, quindi probabilmente torneremo a parlare anche del torneo delle regioni, perché è sempre una vetrina importante con dei giovani molto molto interessanti. Grazie ancora Alessandro. Volentieri, grazie a te, un abbraccio. Ciao, grazie. Allora, siamo alle 19:59, abbiamo ancora a disposizione un 7-8 minuti, ritorniamo quindi in studio qui con Lorenzo Lucchi. Allora, questo fine settimana c'è stata anche una bella partita con diciamo spettatore speciale Aslico, e stiamo parlando della Primavera che ha impattato 0-0 col Parma, una partita un po' chiuso, un po'. Tu c'eri, raccontaci un pochettino com'è andata. Una partita dove le difese sostanzialmente sono sempre state schierate, una partita dove le due compagini a più riprese sono susseguite tante fasi di studio, non c'è mai stata quell'occasione lampante, no? Quell'occasione che può cambiare il match, quel lampo di talento, quello sprazzo di talento che illumina appunto la partita. Forse l'occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Galvagno nella seconda frazione, quando Ridolfi ha appunto saltato il diretto marcatore in velocità, ha messo in mezzo per Galvagno, che però ha calciato molto alto da ottima posizione, quasi solo. Secondo il tuo punto di vista Ashley Cole ha messo gli occhi addosso a qualcuno, o qualcuno si è messo particolarmente in evidenza contro il Parma? Ricorda anche
classifica, quanti turni alla fine? Il Cesena ha pari punti con il Parma al terzo posto in classifica, ha avuto appunto l'occasione di superare Roma e Fiorentina che sono a pari punti, primi a pari merito in classifica, con il pareggio appunto ha impattato con il Parma al terzo posto. La Primavera ha tante individualità secondo me importanti, una su tutti Zamagni, secondo me Davide Zamagni Ha fatto una buona partita. Secondo me sì, anche contro il Parma, non solo contro il Parma, ma proprio il periodo che sta vivendo ultimamente Zamagni è uno dei ragazzi secondo me che si sono fatti vedere in generale più di tutti in Primavera. E questo è la presenza insomma sugli spalti di Ashley Cole sicuramente insomma ha dato una motivazione anche in più ai ragazzi di Campidelli. Certo, anche Cole appunto era nella tribunetta laterale, non in quella principale, in quella dove di solito stanno gli ospiti, no? Ha firmato, è stato super disponibile, è andato al bar a Martorano, ha firmato autografi, fatto foto con tutti, insomma anche diciamo l'attitudine, no? È stata super positiva. Operazione simpatia, insomma mi sembra che fosse non per Vonene, io sono un sostenitore di Michele Mignani, però non l'avevi mai visto Michele Mignani forse? No, c'è spesso Fusco in tribuna, sì, diciamo che il fatto proprio che Cole, che ha vinto non so quante FA Cup, campionati, ha vinto la Champions, la prima della storia col Chelsea, che venga a Martorano a vedere i giovani della Primavera, lui che comunque ha allenato le giovanili del Chelsea, con i giovani ci sa fare, è un ottimo segnale, no? Un grande segnale. Vabbè, poi dopo nella seconda parte del pomeriggio probabilmente avrà visto anche Manchester City Arsenal City Arsenal, magari ha visto anche quella, non lo so. Sì, va bene. 20:02, ti voglio coinvolgere per l'ultima domanda. Siamo nella settimana ferma il campionato per gli impegni delle varie nazionali. Fra queste nazionali c'è anche la nostra che dovrà fare un passettino alla volta, prima giovedì contro l'Irlanda del Nord e poi, dovesse andare bene, giovedì sera contro l'Irlanda del Nord, martedì, il giorno dopo della nostra ottava puntata. Come la vedi? Guarda, io ti lascio una specie di dato, no? Io sono del 2005, quindi il mondiale del 2006 non l'ho vissuto in prima persona. Te l'avranno raccontato. Sì, io ho vissuto, mi ricordo anche bene il mondiale del 2014, no? In Brasile. Io quindi dal 2018, nella mia adolescenza, nella mia infanzia, non ho mai vissuto in prima persona un mondiale dell'Italia. Esatto. E questo è indicativo, no? Io l'unico mondiale che ho visto da spettatore proprio pensante, uno che capisce fra virgolette di calcio, avevo 7-8 anni, no? E questo è indicativo. Se l'Italia non riuscirà a battere l'Irlanda, non riuscirà a battere una fra Galles e Bosnia, sarà un fallimento per il calcio, per il movimento del calcio italiano, l'ennesimo, dopo che non ci qualifichiamo. Ti toccherà aspettare altri 4 anni, insomma, per altri 4 anni. Io la mia speranza e anche la mia percezione è che quest'anno ci sono ottime probabilità che l'Italia possa finalmente. Qui stanno facendo tutti gli scongiuri, c'è il nostro tecnico Jimmy, anzi se volete riascoltare la nostra puntata siamo su YouTube, quindi sì, tutti gli scongiuri, preparati perché lunedì prossimo verrà interpellato non tanto sul Cesena Calcio, ripeto che riposerà, ma anche speriamo sulla vigilia di speriamo Cesena e Italia contro Bosnia e Galles, la vincente tra Bosnia. Speriamo lunedì di parlarvi, oltre che di quello che è stato, anche di quello che sarà il giorno successivo. Bene, siamo ai saluti, 20:05, brevissimamente Robby mi consentirai un telegrafico saluto ai nostri 3 compagni di avventura, il rifugio agriturismo di Daniela sulle colline romagnole sopra Calisese, con prodotti di produzione propria che diventano protagonisti nelle ricette della tradizione romagnola,
quindi un luogo autentico dove natura, tradizione e ospitalità si incontrano ed è consigliata la prenotazione. Poi abbiamo l'Apart Hotel, questo simpaticissimo mix tra appartamento e hotel. Romea Apart Hotel è tutte e due, è un appartamento perché ha l'angolo cottura, ma è anche un hotel perché ti cambia la biancheria e ti può servire la colazione di qualità in stanza. Romea Apart Hotel in via Romea 605 a Cesena, al meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che però non sono doppi. Poi la Rosa dei Venti a Forlimpopoli in via Berlinguer, nella tangenziale esterna, per pranzi, cene di lavoro, cerimonie, per ogni vostra festa, dove potrete mangiare ottimi piatti, carne, pesce e pizza cotta nel forno a legna. È aperto tutti i giorni a pranzo e la sera invece dal giovedì alla domenica. 8:20:06. Robby, siamo perfetti, vogliamo chiudere. Abbiamo già detto che chi vuole può riascoltare la nostra trasmissione numero 7, che mi sembra sia andata via come liscia anche questa sera. Appuntamento, vi ricordiamo già da adesso che saremo chiaramente ordinariamente lunedì prossimo 30 marzo, ma abbiamo già deciso di essere anche qui il lunedì di Pasquetta, perché appunto si giocherà a Cesena, riprenderà il campionato di Serie B con un succulento Cesena su Tirol e qualche ora dopo alle 19, una manciata di minuti, anche il giorno di Pasquetta, il 5, il 6 di aprile saremo di nuovo qui in compagnia, quindi faremo 16 puntate anziché 15. Va bene, grazie ancora per averci seguito, grazie a Lorenzo, grazie a Jimmy, grazie a tutti e appuntamento a lunedì prossimo. Ciao, buona settimana. Tra le sport, in un unico contenitore, tutto lo sport della Romagna.